Ciao, bentornato su questo canale. Se invece sei nuova o nuovo, ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, un interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Hai una camera da letto piccola e non sai bene come fare per farla sembrare più grande e mantenerla comunque elegante e stilosa? Te lo spiego nel video di oggi. Prima di cominciare però, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. Metti un bel like al video e partiamo! Gli spazi piccoli sono sempre una bella sfida da arredare, ma come per altri ambienti, anche per la camera da letto ci sono dei trucchi e delle accortezze per fare in modo che sembri più ariosa e mantenendola comunque stilosa. Vediamo quindi queste accortezze. Lo abbiamo visto in altri video, il colore può modificare la nostra percezione dell'ambiente. Il corretto utilizzo dei colori può fare sembrare una camera più grande o più piccola, più lunga o più larga, più alta o più bassa e così via. Ne parlo qui, ti lascio il link anche in descrizione. In generale i colori chiari aiutano a far percepire un ambiente più grande grazie al fatto che riescono a riflettere maggiormente la luce. Come sempre usare colori chiari non significa usare solo il bianco, ma tutti i colori purché desaturati. Colori che sono ottimi in una camera da letto possono essere ovviamente il bianco, ma anche neutri e toni tranquillizzanti del verde, ma anche i rilassanti del blu. Ogni colore ha un grado di riflettanza della luce, quindi nella scelta del colore fai attenzione anche a questo elemento. Per accentuare il senso di uno spazio più grande sarebbe opportuno utilizzare colori chiari anche per l'arredo. Mobili scuri appesantiscono visivamente l'ambiente. Una palette monocromatica è una buona idea in una camera da letto piccola, questo perché l'uniformità di tinte ha un effetto rilassante. Per evitare la monotonia e dare un po' di movimento puoi usare lo stesso colore con differenti saturazioni, senza andare però troppo verso le tonalità scure, oppure usando le varie gradazioni della stessa tinta. Un altro modo per dare profondità e movimento e aggiungere calore è usare elementi decorativi con texture diverse come cuscini e coperte. Ci sono degli stili che per forme, materiale e colori possono risultare un po' pesanti se lo spazio è piccolo. È bene quindi optare per stili più leggeri e semplici come il minimal, il japandi e lo scandinavo. Se non ami questi stili non c'è nessun problema, basterà semplificare il tuo stile preferito mixandolo col minimalismo, ovvero affiancando ai pezzi principali elementi più semplici e minimal appunto. Manterrai lo stile che ti rappresenta di più, ma sposando il concetto di less is more riuscirai ad avere una stanza più ariosa. Comfort, facilità di fruizione sono importanti quanto l'estetica. Lo spazio di manovra in una camera da letto piccola è essenziale, è quindi importante studiare bene lo spazio e posizionare correttamente i vari elementi affinché si riesca a muoversi con semplicità nella stanza. Quindi non ti limitare a mettere il letto per esempio in mezzo alla parete, che è la classica posizione, ma posizionarlo in maniera che lo spazio che avanza sia funzionale per i tuoi bisogni, tipo mettere una scrivania o una cassettiera. Se hai più specifiche funzioni in camera, come appunto avere una scrivania, il colore di nuovo potrà essere un ottimo alleato per dividere otticamente queste aree diverse, dando carattere alla stanza. Ovviamente mantieni comunque dei colori chiari, sempre per non appesantire.
Vedere oltre è un modo per ingannare la mente e far percepire un ambiente più grande. Per questo elementi aperti sarebbero ideali, ma siccome soprattutto in una camera da letto c'è bisogno di spazio per riporre, è importante sollevare da terra tutto ciò che si può. Per elementi grandi e pesanti come il letto e l'armadio basterà che non appoggino direttamente a terra sollevandoli con dei piedini, ma i comodini per esempio potrebbero essere appesi. Questo permetterà di andare oltre appunto con lo sguardo e di vedere o almeno intravedere il perimetro della stanza facendola sembrare più ariosa. Aspetto non secondario, sarà più facile per le pulizie. Usare lo spazio verticalmente ti permetterà anche di avere più spazio a terra, spazio che puoi usare per mettere per esempio delle ceste o delle scatole o puff contenitori. Questo ti farà avere più ordine perché tutto sarà ben sistemato e ti permetterà di apportare colori e trame e apportare un po' di calore. Se puoi prendi meno elementi ma più funzionali. Mi spiego, anziché prendere per esempio un armadio classico e una cassettiera, prendi un armadio che possa andare a tutta altezza, magari con un'anta in più e piuttosto metti i cassetti dentro. Lo spazio per contenere sarà bene o male lo stesso, ma avere meno elementi farà sembrare la camera più ampia. Per lo stesso motivo un letto contenitore o con cassetti è davvero molto utile, sempre tenendo presente di rialzarlo un po' con dei piedini. Avrai tutto lo spazio per cose ingombranti come lenzuole e coperte. Pensa poi ad elementi multifunzionali. Se puoi avere una piccola panca ai piedi del letto, prendi la contenitrice per poter sistemare tutto quello che vuoi. Avere tutto ben organizzato, sistemato e ordinato dà l'impressione di una camera da letto più spaziosa. L'ordine, lo sappiamo, è un elemento fondamentale negli spazi piccoli. Lo stesso ragionamento si può fare con le decorazioni. Sui muri, per esempio, non è adatta una galleria di foto o di quadri. Molto meglio un unico pezzo ben scelto. Tanti elementi medio-piccoli satureranno la stanza. Il set della camera da letto ha tutti gli elementi con le stesse caratteristiche. Nulla di sbagliato in questo, ma in una camera da letto piccola risulterebbe un po' pesante e monotona. Quando lo spazio è piccolo è buona cosa puntare sulla funzionalità e giocare con la simmetria per adattare lo spazio ai tuoi bisogni. Al posto di due classici comodini, uno potrebbe essere una semplice mensolina o, perché no, una sedia o un puff. Quest'ultimo sarebbe contenitore. La sedia potrebbe essere utile se devi prendere qualcosa in atto nell'armadio. Come sempre rifletti bene su come vivi la camera da letto per arredare con elementi che, oltre ad essere belli, siano versatili, quindi più funzionali. Lo abbiamo visto altre volte parlando di spazi piccoli. A meno di mettere tende a vetro, le tende devono essere appese il più possibile vicino al soffitto e arrivare a terra. Questo è un altro trucco per ingannare la mente e fare sembrare la camera più grande, perché sarà concentrata sull'altezza. Se metti il bastone poco sopra la finestra, creerai una sorta di barriera, un confine che otticamente rimpicciolerà la stanza. Cerca tende che abbiano colori chiari, possibilmente similari al colore dei muri, per mantenere uniformità e non creare confini. È anche molto importante che lasciino entrare il più possibile la luce naturale, quindi usa tende filtranti e se hai doppio tendaggio fai in modo che quelle oscuranti, quando aperte, non coprano la finestra.
I motivi, ovvero i disegni che potresti avere su un copriletto, sui muri, sui cuscini e così via, devono essere proporzionati alla stanza, delicati e non devono essere tanto contrastanti. Ottimo un tono su tono. Se riempi la stanza di pattern, un po' come ho detto poco fa con la galleria di foto e di quadro, soffocherai la stanza. Se ami la carta da parati e la vuoi usare, evita di usarla su tutte e quattro le pareti, meglio solo come parete letto, come punto focale. Non esagerare con i pattern, sempre per mantenere una uniformità di base che, lo abbiamo visto, aiuta a far percepire l'ambiente più grande. Oltre a lasciare il più possibile la luce naturale entrare, cerca di avere più fonti possibili di illuminazione. Il punto a soffitto centrale non è sufficiente, appiattisce l'ambiente facendolo sembrare più piccolo. Avere più punti luce aiuterà il comfort visivo, ma darà anche una maggior profondità e calore all'ambiente. Come abbiamo visto per i mobili, in uno spazio piccolo luci a soffitto e a muro sono da preferirsi, questo perché libera spazio a terra, ma anche sul comodino, permettendoti di usare questo spazio per altro. Spero che questo video ti sia stato utile e ti sia piaciuto. Nel caso fammelo sapere con un bel like e magari nei commenti. Se non lo hai ancora fatto, ricordati di iscriverti al mio canale e di attivare la campanella, così non ti perderai i prossimi video. Grazie di essere stato con me. A presto. Ciao!